Ogni giudizio che diamo riflette prima di tutto chi siamo. Ci ho messo un po' a capirlo questo, ma è stata la chiave di volta per leggere alcuni commenti che riceviamo. Una cosa che per me è bella non lo è in assoluto, così come una cosa che a me appare brutta non lo è per tutti. Protagora diceva: l'uomo è misura di tutte le cose. Ciò che è vero o falso, giusto o sbagliato, dipende dal punto di vista dell'individuo. Sono filosofico oggi, ma non preoccupatevi che è solo per introdurre questo video in cui rispondiamo a un'accusa. Alzo un po' il tono del discorso, dato che comunque ci saranno momenti come questo. Riprendiamo quindi da Karakol, la città che abbiamo usato come base in questi giorni, e partiamo alla volta del mare del Kirghizistan. Prima di tuffarci, noi siamo Angelo e Paolo, viaggiamo dal 2018 e raccontiamo qui la nostra storia. Se ti va, iscriviti al canale, per noi è super importante, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi da Karakol, oggi è veramente una giornata uggiosissima. Oh, sta arrivando il minivan, è lui. Allora, stiamo andando a prendere il minivan per tornare alla stazione dei minivan. Insomma, ci è passato proprio davanti, sotto il posto dove abbiamo dormito in questi giorni. Quindi adesso facciamo una corsettina di mattina che fa sempre bene. Per fortuna ci sono altre persone, quindi abbiamo tempo di raggiungerlo. Siamo saliti, io mi sono seduta, Paolo invece è lì davanti con gli zainoni. Come al solito uscire dalla città è un gran bel casino, quindi stamattina prendiamo un pulmino che ci porta un po' fuori, poi da lì cominceremo l'autostop. Qua intanto, essendo sabato mattina, il mercato sembra essere bello frequentato. Oggi ragazzi è uno di quei giorni in cui uno vorrebbe rimanere sotto la coperta al calduccio, perché non solo fa freddo, pioviggina, ci sono tutte queste nuvolone e si intravedono dietro le montagne che sono pienissime di neve, perché ieri ha piovuto tutto il giorno. Quindi sembra una giornata autunnale questa, invece siamo in piena estate. Prendiamo il pane della nostra signora preferita. Salam alaikum. Allora, mentre Paolo si prepara la frase da dire, quindi per chiedere, guardate qua, si è allagato pure la stazione, la stazione dei minivan, bisogna fare il percorso ostacoli stamattina, tutta questa parte. La cosa che mi preoccupa sinceramente è il fatto che la strada qua fuori è tutta lavori in corso e tutta sterrata, quindi non sappiamo neanche se ci sono questi minivan che vanno, se la strada è chiusa, come è stata, perché ieri è davvero piovuto tantissimo. Abbiamo appena scoperto che non parte da questa stazione il minivan che ci serve per andare nel sud del lago Issyk-Kul, è quella la nostra destinazione di oggi, ma dobbiamo... Mi ha detto no! Di là. Esatto. Andiamo di là. Con i gesti riusciamo un po' a capirci. Quindi dobbiamo tornare sulla strada principale che c'è proprio qua in fondo, oltre il mercato. Sai che un bel ciambellone potrebbe anche servirci oggi. È strano perché il Kirghizistan non ha il mare, ma ha questo lago enorme che viene considerato proprio il mare del Kirghizistan, e ci sono persino le spiagge. In fondo alla strada si vedono tutte le montagne stamattina, mi sembrano più innevate del solito oggi. Ah, l'incrocio. Ok. Ok ragazzi, siamo pronti. In pratica adesso andiamo verso Tozor, che è una cittadina proprio su questo lago enorme, e poi ci spostiamo in autostop. Cominciamo da lì. Mentre andavamo si è aperto il portellone dietro, speriamo che non siano caduti i bagagli. Sta piovendo adesso, la strada è in condizioni pietose, veramente pietose, perché è tutta quanta in costruzione, quindi stiamo andando proprio sul fango. Ci sono anche alcune macchine bloccate in mezzo alla strada perché sono rotte e la gente le ha abbandonate in mezzo al fango. Ci facciamo lasciare qua dal signor. Gran bel posto questo. Il signore ha chiuso col fil di ferro, perché sennò. È stato un viaggio abbastanza lungo, perché comunque tutta la prima parte appunto era terribile, tutta fangosissima.
ci sono stati poi dei pezzetti di asfalto, ma il panorama era così così. Invece a un certo punto ha cominciato a cambiare totalmente e guarda là che cosa è arrivato, tutte le montagne da questo lato, belle brulle, rosse, canyonose, e adesso siamo vicinissimi finalmente al lago, il famosissimo lago. Ci salutano i signori del ristorante che ci vogliono come clienti e noi invece andiamo al lago. Sulla spiaggia, finalmente. Qua si allestiscono le yurte perché essendo weekend arrivano tutte le persone dalle varie città, anche da Bishkek in realtà vengono proprio qua sul lago a fare il weekendino, e da Karakol ovviamente, dove veniamo noi, e poi all'interno in pratica vengono creati diciamo i ristoranti, no? Si mangia all'interno, si mangia per terra, ecco lì che si vede, o si dorme semplicemente sui tappeti. Guarda Paolo, la Sicilia, il Kazakistan di fronte a noi, enorme lago con vista Sicilia barra Kazakistan. Un po' in realtà adesso è un po' nuvoloso, quindi non si vedono tantissimo le montagnone che ci sono dall'altro lato, e sono anche innevate, si vedono i pezzettini bianchi da quel lato, solo che dietro, esatto, insomma, invece ti ho detto un po' nuvoloso. Guarda là sì, dietro, che cosa arriva. sta arrivando. Anche la conformazione della spiaggia ricorda la Calabria, perché comunque ci sono questi bei sassetti che però sono rossicci proprio per le montagne che ci sono qua attorno, quindi comunque mi piace. È bella calda Il la sassetto mi spiaggia, piace. mi sono tolta già le scarpe, io è Anch'io, bella anch'io. calda. Anch'io. Proviamo insieme la temperatura dell'acqua. Aspetta, Non cadere. sto per cadere. Aspetta, vai, togliti i calzini. Vai! Siamo pronti? Andiamo insieme? Oh. Primo bagno, anzi, prima pucciata di piedi nel lago Kirghizo. No dai, non è così fredda, pensavo molto peggio, un lago di montagna, Come stai soffrendo così? Allora, non è così fredda, ci sta secondo me. È quel freddo proprio di aprile che ti devi abituare. Sì, quello E sì. magari gli metti anche il ginocchio, ma non di più. Però scusami, davanti, là in mezzo, ci sono le montagne con la neve, voglio dire, è anche calda quest'acqua, no? Guarda com'è trasparente, ma è bellissimo. È strano capire esattamente dove ci troviamo, perché comunque siamo a 1700 metri sul livello del mare. Siamo molto alti. Dietro abbiamo le montagne, che sembra quasi di esserci catapultate di nuovo in Argentina del Nord, nella zona di Salta, dove ci sono tutte queste montagne, questi canyon, questi calanchi. E poi abbiamo questo enorme lago che sembra un mare. Quindi insomma, collocarsi non è semplicissimo. In questa spiaggia poi c'è un sacco di gente del posto che viene qui proprio a passare un po' di tempo. Godersela. Sono tutti in acqua, ragazzi. Ma guarda come sono buttati senza problemi. Ci sono le signore là che stanno chiacchierando allegramente là in mezzo al lago, tranquilli, anche perché per loro probabilmente questa temperatura non è così fredda, perché saranno abituati a temperature molto molto più basse di questa. È un'altra classifica. Sì. Fantastico il gruppetto di signore qua davanti che urlano, ridono, si schizzano. E se non ci pensi sembra di essere al mare, ci sono pure i gommoni da noleggiare, i pedalò, si possono prendere gli ombrelloni in affitto, in realtà ce ne sono due con qualche, come si chiama, sdraio sotto per sdraiarsi al sole. È veramente un mare se uno non lo sotto, lo so, non si vede perché vedi il colore rossastro, è vero. passa inosservato. Ci sono due pedalò abbandonati fuori uso, bellissimi. Non sono fuori uso, là lo stanno usando. Ah, non sono fuori uso. Sembrano fuori uso, ma guarda che si vede tutto il meccanismo qua, con la catena tutta arrugginita. Questo che sembra in realtà è un cacciavite quello. Un cacciavite. Un cacciavite. E poi la panchina di legno, ma è bellissimo. La nostra idea per stanotte, ragazzi, era dormire bellamente su questa spiaggia fantastica, vista lago, acqua dolce, belli tranquilli, quelle robe proprio stupende, natura 100%, ma un'ora fa è arrivato il messaggio della polizia con allerta meteo prevista per oggi stesso fino a domani in tutta la zona del lago, Issyk-Kul e Karakol, cioè la città da cui veniamo stamattina. Adesso vi leggo il messaggio perché comunque è interessante, perché comunque è molto interessante. Allora, il Ministero delle Situazioni di Emergenza della Repubblica del Kirghizistan avverte: previsti forti temporali nella zona di Karakol e Issyk-Kul, prestare particolare attenzione alle zone adiacenti al lago. Cioè adesso, dove siamo adesso? Abbiamo visto le previsioni, in effetti sta arrivando, era un sospetto.
Cari genitori anche, cari genitori, prestate attenzione ai bambini piccoli e Giusto. non lasciateli incustoditi. Giusto, questo vale sempre, mi sa, non solo con l'allerta meteo. Chiamate il 112. Eh sì, anche qui c'è il 112 però, numero delle emergenze. Che stai chiamando? 112. Ma sei Non fuori? c'è bisogno, non c'è bisogno. No ragazzi, alla fine dobbiamo gestire la cosa perché non mi sembra proprio il caso di starsene qua fuori in balia Degli di agenti tutto. atmosferici, no? Sì. Allora, questa cittadina qua ha qualche posticino da quel lato. Ci sono addirittura le yurte qua, come vedete. Però mi sa che sono molto fuori budget per noi le yurte. Specialmente nelle zone turistiche, questa mi sembra. Poi non abbiamo chiesto ancora. Però comunque il paesino è grande, quindi Sì, magari... c'è un paesino, questa è la fortuna perché venendo qua sul lago in realtà abbiamo passato varie zone ma non c'era niente, c'era solo la spiaggia, magari qualche baracchino qua e là che vendeva non so da mangiare o altro, però non c'era un vero e proprio paesino. Qui invece c'è un vero e proprio paesino e quindi probabilmente è più facile anche trovare qualcosa proprio lì dietro, dobbiamo un po' avventurarci lì tra le montagne. Altrimenti tettoie, cose... Sì, chiediamo come l'altra volta. Ma prima di ogni cosa ragazzi, le signore mi hanno messo una voglia particolare. Lo faccio. Cioè, eccolo, si tuffa, ma che è? Non ce la fa, si è bloccato. Attenzione, tupettino, è partito. Andato. Oh mamma. Va, cosa si scopre con un bagno del genere? È salaticcia ragazzi, sono tutto salaticcio. Non è che ti devi leccare adesso. Tutto salaticcio, cioè è leggermente salato questo enorme lago. Allora mentre ero dentro Paolo mi urlava è salato, è Ma vedi salato. che è un mare alla fine. Allora mi sono messa a fare una ricerca, sì, perché in realtà è leggermente salato perché non ha emissari, quindi l'acqua non esce. In più ci sono dei sali minerali disciolti che durante l'estate, soprattutto quando il livello dell'acqua è più basso, quindi c'è una maggiore evaporazione, si sente di più la salinità. Senti Angelo, senti. È vero. Che scena. Comunque non è salato come il mare, è più salato rispetto a un lago alpino, perché in genere i laghi alpini sono di acqua dolce e il fatto che sia leggermente salato fa sì che ci sia un ecosistema particolare e anche che il lago difficilmente ghiacci. Stiamo per andare ragazzi, Angela mi dice ma sai quanti gradi ci sono in questo momento? 15 gradi! Ma veramente? Così dice il meteo, 15. Mi sembra assurdo, però Ma in comunque effetti tutta non fa la caldo. settimana le massime sono 19. Mi prendo l'influenza adesso. Qua ci sono un po' di posti per dormire in questa zona del paesello. Ci siamo addentrati un pochino. Adesso andiamo un po' a chiedere, abbiamo visto anche online. Ci sono posti abbastanza economici. Primo tentativo ragazzi, è andato subito a segno. Siamo a casa di una famiglia fantastica. Una bella famigliola che abita qui dietro, mentre la nostra stanza è da questo lato. Siamo tipo quasi autonomi. Angela si è infangata completamente. Guarda che Qua dietro è pieno di fango. Ma come sorrido anche le scarpe. Ecco, se poi piove non so come usciremo di qui, però vabbè, comunque la stanza è molto carina, è anche grande, abbiamo tutto ciò che serve, siamo qui da soli, c'è il bagno da questo lato con la bella turca. Ah, la bella turca e la doccia da questo lato. Mi ha detto che per fare la doccia bisogna tirar su Spiegami. sì, l'interruttore, questo qua, e aspettare un'ora quando tiri su. E poi la stanza da questo lato è enorme, anche stavolta. Wow, 4 letti. Guarda quanti tappeti ci sono. Tappetosissimo. E abbiamo la vista sul giardino esterno, c'è una pianta di cosa? Mele, pesche. Sembrano mele, così a vederle, o pesche. Pesche forse. Giusto in tempo ragazzi, è iniziato a tuonare e a piovere, il cielo brontola. Mamma mia, c'è anche un bel po' di vento adesso. Tutto è diventato grigio, quindi le previsioni avevano ragione oggi. Che fortuna abbiamo trovato questo posto praticamente poco prima che scoppiasse tutto il temporale. Per fortuna abbiamo trovato la signora. E allora ragazzi, il cielo è azzurro sopra Kajisai. Bellissimo ragazzi, è andato via il tempaccio e oggi siamo partiti per una bellissima esplorazione alla volta delle montagne rosse qui dietro e abbiamo dormito benissimo stanotte, quindi signora 10 su 10, abbiamo lasciato i nostri zaini, abbiamo già fatto colazione, siamo liberi di esplorare tutto questo e oggi questo è il lago. È talmente chiaro oggi il cielo che si vedono tutte le montagne del Tian Shan lì in fondo con una tipo striscia di nuvole sotto e sopra si vedono le montagne con la neve. Il sentiero che stiamo seguendo oggi non è tracciato
che non c'è nemmeno sulla mappa, quindi andiamo un po' a fantasia, dobbiamo entrare più avanti dove è un pochino più bassa l'entrata del canyon e quindi dobbiamo prendere queste strade che praticamente vanno su e giù in queste voragini di sabbia rossa che ci sono. Per la mia gioia, ragazzi, io non amo particolarmente i percorsi senza sentiero segnato, non sono il mio. Ci sono tutte queste piante viola lungo tutto il sentiero, sembra lavanda a vedere il colore, però il profumo no, non sa tanto di lavanda, non sa di niente proprio, però la foglia è proprio quella. Ma che scena, sembra una cartolina, Paolo che studia il percorso, le montagne con la neve da quel lato, il canyon rosso da questo e il lago enorme dall'altro lato ancora. Ok, sulla mappa era segnato questo fiume che per fortuna è completamente asciutto. Noi adesso saliamo sulla sponda destra e continuiamo perché questa è la vallata. Abbiamo visto in lontananza questo edificio che si mimetizza con tutto il panorama attorno. Allora stiamo andando a vedere più da vicino, sembrano le mura di una fortezza. In pratica sono due muri paralleli, uno di fronte all'altro. Non credo sia molto antica come cosa perché questo è fatto di cemento, però comunque tu la vedi, c'è una vista da tutti e due i lati che è incredibile, sia da un lato, là in fondo e anche da questo lato. Stiamo entrando adesso in quello che è chiamato il Mars Canyon, cioè il canyon di Marte. In pratica stiamo risalendo tutto questo che è il letto di un fiume, il fiume che ha proprio contribuito a creare questo canyon che si chiama così proprio perché richiama un po' Marte, no? Queste rocce rosse, questa vegetazione bassa e sembrano di stare su un altro pianeta in effetti. Adesso il lago si intravede solo un pezzettino là sullo sfondo. Ci sono due canyon qui in questa zona sud del lago, uno è quello qui accanto a 20 km circa, è chiamato il Fairy Tale Canyon, cioè il canyon delle fiabe, e poi appunto questo che è invece più sconosciuto e più inesplorato, infatti siamo completamente da soli. Il sentiero fiumiciattolo si fa sempre più stretto, le rocce sempre più alte qua attorno. È fantastico, a un certo punto credo però che non si passerà più perché poi ci sono tutte queste piante puntite. Forse sì, ancora un pezzetto. Ok, finisce qua perché poi c'è la parete dritta che comunque è tutta quanta fango. Cioè, proprio viene giù tranquillamente. Che roba. Oggi è un po' un casino muoversi qua perché non ci sono i sentieri segnati neanche sull'app che usiamo di solito, che è Maps.me, e in realtà qua dobbiamo seguire tutto il corso dei fiumi e quindi adesso dobbiamo tornare indietro sul corso del fiume e riprendere il fiume principale, quello più grande da cui siamo venuti, e al posto di tornare verso il lago andiamo verso la montagna perché qua a un certo punto, ed è segnato, c'è un sentiero che riporta al villaggio, che è questo, dove non siamo ancora stati perché ieri notte in realtà abbiamo dormito più verso il lago. Non so se si è capito, però più o meno cerchiamo insomma di capire un po' come muoverci qua attorno, perché comunque ne vale la pena, è un bellissimo posto. Qui cambia tra vegetazione, siamo scesi un po' verso il fiume e infatti qua ci sono tutte queste piante basse, ce ne sono tantissime, ci stiamo addentrando così un po' a caso, praticamente abbiamo messo una direzione e seguiamo quella. Sono già un paio di chilometri che camminiamo su questo letto del fiume. Vogliamo arrivare fino in fondo, in pratica ai piedi di quelle montagne che sono diventate verdi. C'è anche la neve là sopra. Guarda che roba assurda, qua sotto
anzi più sotto ancora, molto secco. Qua un po' di vegetazione, ma comunque le montagne belle secche, e da questo lato invece tipo le montagne in stile alpino. Odore di basilico nell'aria. Cosa c'entra qua? Wow ragazzi, guarda là che roba, una parete completamente dritta. Adesso arriva tipo la parte peggiore, perché dobbiamo in pratica scavallare questa parete e scendere dall'altra parte, sperando una volta arrivati in cima di vedere il paesino dall'altro lato. È il momento della verità. Non ci sono molti passi qua, eh. Wow. No, va giù dritta. Non si può fare. Non si può fare. Eccolo là in fondo ragazzi, il paesino dove dovevamo arrivare. Fantastico, una specie di oasi in mezzo alle montagne con il lago dietro sullo sfondo. Mannaggia, ci tocca fare tutte le strade per tornare indietro e poi risalire dall'altro lato. Stiamo cercando di capire se c'è un altro passaggio, ma qua sembra ancora peggio, sempre più alta la parete. Quindi proviamo a vedere se dopo questa parte si riesce magari a girare dietro. Guardalo là com'è sconsolato, che torna indietro. Mannaggia ragazzi, ce l'avevamo quasi fatta. E se non fosse stato che il terreno è così, cioè è tutto veramente troppo friabile per pensare di fare una discesa del genere. Non abbiamo neanche i bastoni, non abbiamo niente, quindi sarebbe stato troppo pericoloso. Sinceramente non ce la siamo sentita, c'era un bello strapiombo lì, quindi niente. Vediamo se magari riusciamo a trovare un'alternativa adesso, se no ci tocca proprio tornare fino al lago. Niente strada alternativa alla fine, siamo tornati vicino al lago. Siamo arrivati all'ingresso del paese finalmente, dopo 2 ore di camminata. Però adesso se troviamo un autostop non è male, solo che passa poca gente, ci sono i lavori. Italia! Like Ferrari! Oh. Italia! 2 signore si sono fermate e ci hanno fatto fare questi ultimi 4 km per arrivare qui sopra il paese, che come vedete è sotto le montagne. Quindi prima lo guardavamo dall'alto, dall'altro lato, e adesso siamo finalmente qua. Entriamo qui dentro, ci prendiamo qualcosa di fresco, compriamo qualcosina che ci può servire, non so, formaggio, pane, pasta. Cosa interessantissima, qui si possono prendere i noodles, quelli tipo cinesi, però qui sfusi, se ne prendi un po', credo che siano al peso, così questi qua sono velocissimi da cucinare. Mai visto una concentrazione così alta di supermercati ragazzi. Allora, ce n'è 2 di lì, uno qui, quello, l'altro dove siamo appena entrati, un negozietto più sotto dove siamo entrati. Solo in questi pochi metri ce ne sono 6 o 7, così uno dietro l'altro, e là si vedono tutte le montagne sullo sfondo, il paesino che abbiamo visto prima dall'alto. Il paesino è proprio tutto qua, ci sono un sacco di alimentari e un solo ristorantino lì, che però ci ha detto che hanno soltanto una portata, una roba che non ci convinceva. È un po' tardi in effetti, sono tipo le 2:30, e allora abbiamo ripiegato su paninazzo, guarda qua che bellezza, pomodoro e formaggio. Le fave, Un po' salate ma buonissime. Ne abbiamo viste tante ragazzi di monete, ma questa devo dire che è veramente unica nel suo genere. Sono 3 som, cioè equivalgono a 3 centesimi di euro. Ma non è il punto, non è questo il punto è che è un 3. Quando mai si è vista una moneta da 3? Cioè, magari trovi 1, 2, 5, sì. Ma il 3 no. Questo è stranissimo. Infatti mi ha dato tutte queste monete, ho visto già che era tipo grande, era diversa dalle altre, ho detto ma che roba è? Cosa? Poi guardo 3. Quindi poi stranissimo. Devi fatta venire del 3, di solito non si fa quando ti danno le monete. C'è una discreta passione per i cartonati qui in Kirghizistan, l'abbiamo visto in diverse occasioni, sia con la polizia come in Turchia. Esatto, con i cavalli, mucche e adesso anche i bambini. Stavamo scendendo verso il lago, è spuntata sta pianta gigantesca, anzi queste piante di ciliegie, guardate quante ce n'è sopra. Purtroppo manca ancora un po' a raccoglierle, sono ancora un po' acerbe,
Ma ce ne sono tantissime. Ammazza ragazzi, sulla strada per il lago c'è questo picco e lì sopra c'è un cartellone che raffigura Lenin e sotto c'è scritto avanti il comunismo. In pratica è un cartellone che è rimasto dall'epoca comunista del Kirghizistan ed è ancora lì che svetta in questo paesino. Mentre Paolo continua a rubare ciliegie dappertutto. Ce ne sono tanti, sono ancora un po' acerbini in realtà. Adesso stiamo passando in questa zona che è dove si trova l'ostello dove siamo stati ieri a dormire e ci sono tutte queste casette bellissime, super curate, tutti hanno le piante di ciliegie. Questa è un'altra. Momento Paolo aiuta a spingere una macchina, sembra una cosa ormai di routine questa, spingere la macchina. Però la stanno spingendo per entrare nel garage. Ci siamo catapultati in spiaggia ragazzi e stanotte dormiremo qua, non c'è quasi più nessuno. Adesso essendo domenica sera ci sono un po' di persone lì nella parte proprio centrale della spiaggia, mentre da questo lato comincia a non esserci più nessuno. Noi credo che ci metteremo qua tra questi alberelli belli tranquilli e testeremo la sabbia dopo l'erba, dopo il legno che comunque non sono proprio comodissimi. Vedremo, magari uno si fa anche la fossetta per le chiappe, la fossetta per i fianchi, boh, non lo so, vedremo. Intanto qua abbiamo le mutande di Angela, ecco, belle esposte ad asciugare. Ecco, lo sapevo. No, ma Angela ci sta, è dovere di cronaca, è importante. Comunque abbiamo ricevuto un messaggio che ci ha detto: oh, ci hanno dato degli estremisti ragazzi, siamo degli estremisti. No. Estremisti non è mai bello, cioè no, credo di no. Più o meno. No, direi di no. Comunque il messaggio in realtà dice: perché questi estremismi, autostop, tenda minimalista eccetera, o forse il divertimento è proprio questo, provarsi in questi estremi. E adesso, ma no. Agli estremi mi immagino, sai, quelli che si arrampicano a mani nude. Pareti di roccia, esatto, per me pareti di ghiaccio. Esatto. Meno qualunque 50. cosa che c'è da arrampicarsi per me è estremo. Ma veramente sarà notato forse. Ma veramente anche il trekking per noi, voi vedete, c'erano dei trekking da fare, per esempio a Caracol così a 3009, robe assurde che abbiamo bellamente evitato perché per noi sono un po' estremi in effetti. Non lo so. Quindi direi che estremo forse è un concetto che è molto relativo come cosa. Posso capire che magari uno vede la tenda, l'autostop, dice: questi sono matti, estremissimo quello che stanno facendo. Le abbiamo fatte però, dai. Sì, e poi secondo me bisogna un po' calarle anche nel posto in cui ti trovi. Cioè tipo qui, no, in Kirghizistan, tu entri, ti sventola la bandiera davanti e sulla bandiera in mezzo c'è l'intreccio delle yurte, cioè delle tende. È e quindi tu una già roba capisci nazionale. che è proprio dentro la cultura la tenda, no? Quindi noi arriviamo con la nostra tendina fluorescente, cioè siamo anche gli sprovveduti in confronto a quelli che qua mettono queste tendone enormi. E anche l'autostop, l'abbiamo visto in questi giorni, non è come lo pensiamo noi, perché secondo me bisogna cambiare anche un po' il concetto in base al paese in cui ti trovi. Qui l'autostop è una cosa normalissima, lo fanno dai ragazzini fino alle signore anziane, è un modo per spostarsi in zone dove non c'è altro modo. Quello è il punto, è che siamo remoti ragazzi, sì. Sono luoghi molto remoti e quindi nel senso tra una città e un'altra possono esserci anche 200 km tranquillamente, sì. Quindi anche la tenda ti torna chiaramente utile, come è stato anche nel canyon per esempio, che abbiamo dormito. Bellissimo quella nottata nel canyon, fantastica. Cioè lì se avessimo voluto dormire in una struttura avremmo dovuto fare 200 km per la prima cittadina abitata dove c'era la possibilità di scegliere un posto per dormire, e quindi torna molto utile, torna molto utile, non ci dispiace per niente, anzi poi siamo venuti anche, c'è da dire, cioè, siamo venuti d'estate, non siamo venuti d'inverno, allora lì in quel caso ho detto sì, è una cosa molto estrema venire qui a meno 30 e mettersi con la tenda, quello sì, immagino sia la cosa più estrema che si possa fare. Comunque ecco, abbiamo unito anche due esperienze diverse, come quella del Giappone, abbiamo fatto 3 mesi no stop di tenda, e quella dell'Iran che abbiamo fatto appunto autostop, che è stato proprio, credo che, cioè, fra le esperienze che ricordiamo sempre con tantissimo affetto anche, sì, tantissimo affetto. No, io volevo dire che se ripenso a me prima di fare questa esperienza di viaggio, cioè ripenso alla tenda, non l'avrei mai fatta. Paolo era già andato in tenda altre volte e io non ero proprio convincibile su questa cosa. Secondo me la tenda era una roba proprio mai in tenda. Dipende come. Invece dipende tanto come e dove la fai anche, secondo me. Dipende tanto. Qui le persone sono tranquille.
è super accettato, è un paese tranquillo, quindi è un'altra esperienza, cioè ti viene anche voglia di metterti qui davanti a questa meraviglia e dire oh, domani mi sveglio, apro la tenda e ho davanti questo, no? Sì. E quindi cambia anche un po' il modo in cui lo fai, no? A me Quindi... piace anche molto la cosa di essere autosufficienti. Alla fine non è successo spesso questa cosa. Abbiamo addirittura la cucina, cioè noi in quei 3 zainetti siamo autosufficienti, abbiamo tutto ciò che serve. Questa cosa è molto bella quando viaggi, diciamo che puoi evitare di impazzire, cercare, fare, dire, perché comunque la tua base ce l'hai, sei tranquillo da quel punto di vista. Ma noi stiamo anche dimenticando il fulcro, la cosa più importante, che sono le persone, ragazzi. Esatto. Con questo modo di viaggiare noi abbiamo il modo proprio di testare la generosità, le persone del posto, l'accoglienza che c'è, che come al solito ci sta sorprendendo un'altra volta. Era già successo in altri paesi, però sta succedendo ancora, e questa cosa è fantastica, non ha prezzo e non è un estremismo, forse anzi alcuni estremismi che in realtà certe cose le vedono molto male, specialmente sul diverso, su chi è chi non è della tua nazionalità. E questa cosa diversa, religione diversa, ti senti più parte di un mondo infine dove non sono tutti, è vero, sì, soprattutto secondo criminali, me in una parte di mondo come questa, dove le persone non sono espansive in un primo momento, nel senso, in altri paesi la gente ti parla, ti chiede, ti fa. Qui sono un pochino più riservati e secondo me proprio questo fa parte della loro cultura. Ma se forse ci fossimo fermati soltanto a quello, avremmo detto sono tutti un po' chiusi. Invece salendo in macchina con loro, scambiando 2 parole, no, sono dolcissimi, ti accorgi che dietro c'è una dolcezza enorme, una generosità grandissima e un senso di comunità fortissimo che permette appunto alle persone di spostarsi anche con questi passaggi. Quindi ragazzi, con questa bellezza davanti agli occhi noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima, come sempre lunedì, mercoledì, venerdì, ore 13 in premiere. Ciao belli!